esperienze dei hub, perché ho un'esperienza, ho due esperienze, uno a Livorno con si chiama Fuori dal Comune Livorno Hub, dove abbiamo fatto l'interno del comune e l'abbiamo chiamato Fuori dal Comune perché erano eccezionali, e poi delle volte andavamo fuori dal comune per vedere il sistema dal di fuori, e l'altro l'ho fatto a Firenze. Quello più recente è quello di Firenze, dove abbiamo seguito il corso dell'MIT insieme, facendo le attività pratiche a Firenze. E da questo è quello più recente, sono usciti fuori 4 progetti. Uno è sulla salute con cittadinanza attiva, un altro è con una scuola media, gli immigrati e anche i residenti intorno alla piazza San Lorenzo, dove abbiamo fatto una scultura sociale di ballo nella piazza. Bellissimo è stato. E il terzo è stato un tentativo di farlo con l'università, ma è stato più difficile. E il quarto è invece una cosa che si sta cercando di ampliare il hub in vari contesti all'interno della città. La cosa più bella è perché se tu accendi la fiammella dentro all'individuo, quell'individuo trova la strada. E questo è quello che fa la teoria. Tra l'altro, da altri punti di vista, quello che mi piace di tutto quello che sta accadendo intorno alla teoria U è proprio l'aspetto degli hub. Cioè, gli hub sono un territorio libero dove gente che pensava fino a poco tempo fa di essere magari sola a perseguire delle idee strane di organizzazione o modi diversi di intendere le relazioni fra sé e le organizzazioni o l'ambiente, invece riescono a scoprire che ci sono altre persone che sanno avere la stessa consapevolezza, che desiderano trovarsi con delle persone che pensano nello stesso modo. E gli hub fondamentalmente svolgono questa funzione, quella di permettere alle persone di non sentirsi così fuori dal coro come magari si sono trovati fino al giorno prima. È una specie di collettività in cui non esiste ancora una gerarchia, forse non esisterà neanche mai, ma dove le persone sono disposte a collaborare attivamente e operativamente anche nelle più semplici cose, purché gli eventi, le attività che sono legate alla teoria U riescano ad avere uno sviluppo, avere una realizzazione, e soprattutto che riescano a valicare quelli che sono ancora oggi dei confini determinati dal fatto che è ancora relativamente poco conosciuta e alle volte è applicata soltanto parzialmente dalle persone. Negli hub le persone riescono a trovare discorsi comuni, riescono a trovare una percezione della realtà profonda, riescono a trovare persone con le quali costruire progetti e con le quali sperimentare la teoria U in proprio, sulla propria persona e nel proprio entourage. Per cui questa direi che è la parte che completa la teoria U, cioè il fatto che la teoria U si trasforma da una metodologia che sviluppa le organizzazioni anche in un modo di pensare che genera organizzazione in modo assolutamente autonomo e indipendente. Ci sarebbe, secondo me, una riforma molto economica in questo paese, e sarebbe quella di avere delle vere tavole rotonde, esplorative. Invece siamo abituati ad avere tavole rettangolari dove ognuno parla per sé. È una tavola rotonda con competenze diverse, fa uscire fuori delle scintille. Non costa niente, è solo un modo diverso di usare le risorse che abbiamo e di riconoscere la ricchezza che c'è nel paese.